Ciao a tutti e bentornati. In questo video andremo a assemblare la nostra prima Bimax. Come telaio ho deciso di utilizzare un FMA e ho preso questa Grandbuster XTO Premium, che è un telaio grigio. Per prima cosa andiamo a tagliare tutti i vari pezzi del telaio e a filettare i fori. Una volta filettati tutti i fori andiamo a ripulirli dal WD-40 con isopropanolo. Come assetto ho scelto di partire con qualcosa di abbastanza standard, quindi questa sarà la sequenza con il paraurti frontale, il freno, un antiaggancio, freno posteriore e il paraurti posteriore con una clessidra per lato e uno stabilizzatore. A destra ci metterò una clessidra con O-ring per aiutare nel ponte e dietro invece cuscinetti da 13 e clessidra in plastica da 13, low friction, e come ruote di piccolo diametro 24 mm con cerchi low friction. Iniziamo assemblando il telaio. Siccome i pezzi del telaio blu inclusi non mi piacevano molto e avevo un altro telaio FMA, ho recuperato quei pezzi e lo andrò a fare tutto nero. Come primo upgrade vado a mettere direttamente i contatti in oro, così evito che si ossidino subito quelli in rame. È la prima volta che monto un telaio FMA, quindi non sono sicuro di dove vanno i vari pezzi e sto guardando un po' le istruzioni. Per adesso utilizzerò anche tutti i cuscinetti in POM. Tra l'altro abbiamo visto in un video precedente che i cuscinetti in POM sembrano essere addirittura migliori dei cuscinetti a sfera, però abbiamo bisogno di qualche verifica in più. Andiamo a ingrassare tutto. Ora, nell'FMA vengono utilizzati questi ingranaggi di trasmissione arancioni, che in realtà sono peggiori rispetto a quelli rosa, però per qualche assurdo motivo non possiamo cambiare gli ingranaggi, anche se sono praticamente lo stessi, perché hanno lo stesso numero di denti, hanno una forma leggermente diversa, magari poi ci farò un video a parte. E quindi questi arancioni trasmettono la potenza in maniera differente e non è in realtà chiarissimo se si possono utilizzare quelli rosa al posto di questi arancioni oppure no, perché teoricamente il regolamento dice che si possono utilizzare solo gli ingranaggi previsti, però gli ingranaggi previsti sono anche il rapporto 3,5 con quelli rosa su altri telai. Su questo telaio no. Comunque è abbastanza un'assurdità, perché non vedo perché non si possa utilizzare una combinazione di ingranaggi a scelta, senza fare nessuna modifica, intendo. Tali ruote le andrò a mettere per ultime, perché ho paura di piegare gli assali durante l'assemblaggio, e il telaio è pronto. Adesso passiamo all'assetto. L'assetto molto probabilmente non sarà quello ottimale, però penso che sia un punto di partenza abbastanza conservativo, diciamo. Facendo alcune prove ho già visto quali sono i fori che devo andare a svasare, quindi per prima cosa vado a svasare queste due parti. Non ho ancora lo svasatore da attaccare al Dremel e quindi utilizzo questo a mano. Forse potrei attaccarlo al Dremel anche questo, però lo utilizzerò a mano per adesso. E vado a svasare solamente quei punti in cui ci sono le viti molto vicine alla pista. Se lo fate con il Dremel meglio mettersi una mascherina, invece fatto a mano la polvere non va nell'aria e quindi non si respira.
Forse era meglio se mi mettevo i guanti e vado a sciacquarmi le mani e a pulire le fibre. Bene, ho ripulito tutto in modo tale che poi la polvere non vada a sporcare i vari punti della macchina. Per prima cosa vado a mettere le viti qui davanti. Queste saranno le viti per i mass dumper. Quindi andiamo a mettere questa e si va a fissare anche con due vitine da 6. Insieme alla vite da 6 ci metto anche una piccola rondellina, così tiene ancora più ferma la fibra. Poi in queste due viti centrali lunghe ci andranno mass dumper e ci metto una rondella tagliata e un dadino piccolo. La configurazione davanti sarà abbastanza standard e andrò a mettere una clessidra con uno stabilizzatore. Purtroppo ho trovato solo gli stabilizzatori rossi che non mi fanno impazzire, però ce li facciamo andare bene. A destra ci metto una clessidra gommata perché temo il ponte, poi vedremo se è necessaria magari anche a sinistra oppure magari non serve. È il mio poco bagaglio culturale che deriva dalla monobarra, la traslo qui davanti come una clessidra gommata. Utilizzo viti rinforzate da 25, ci metto una rondella sopra in modo tale che stia bella ferma questa vite, poi la rondella per i roller, cuscinetto, clessidra, la boccola in ottone, cuscinetto, rotella roller, poi ci vado a mettere un dadino per tenere questa parte della struttura ferma, poi ci metto un distanziatore a 3 e lo stabilizzatore, nel quale in questo ci ho già messo un dado all'interno. Faccio vedere come si prende una vite e si avvita normalmente in modo tale da fargli venire la filettatura sulla parte gommata. Dopodiché si fa passare la vite dentro lo stabilizzatore e si mette l'autobloccante al contrario, si avvita un pochino e poi si tira. Non serve tanta forza, si tira fino in fondo e a questo punto lo stabilizzatore diventa autobloccante. Quindi eravamo arrivati a questo punto e adesso mettiamo appunto lo stabilizzatore con l'autobloccante. Bene, facciamo anche l'altro lato. Passiamo al sotto, qui prendiamo due vitine svasate da 6. Passiamo al posteriore, vado a utilizzare la vite rinforzata da 30, rondella roller in alluminio da 13, rondella roller, distanziatore da 3, rondella, altra rondella, altro distanziatore da 3 e anche qui vado a fissare questa parte con un dadino in modo tale che sia bello serrato e disaccoppiato alla parte superiore. Rondella roller, cuscinetto da 5, questo, altra rondella e si va a chiudere tutto con un autobloccante. Ripetiamo la stessa cosa dall'altra parte. Mettiamo il freno
mi piace solitamente arrivare a battuta con entrambi le viti e poi dare una stretta finale in modo tale che la fibra non socquadri. Mettiamo la fibra anti-aggancio. Per metterla così ci sono questi due fori che dovrebbero combaciare con questi, però la fibra batte leggermente nel telaio e quindi non riesce a combaciare perfettamente. Quindi vado a svasare leggermente questi fori con un'altra vite, basta veramente pochissimo. Quindi prendo una vite e seghetto in questa direzione sfruttando proprio la vite. Ecco, ora i fori combaciano. E questa modifica, a parte praticamente non è visibile, perché il foro è questo qui, la modifica praticamente non è visibile. E comunque in VMAX possono essere svasati i fori fino a 3 mm. Qui avrò svasato di mezzo millimetro. Andiamo a mettere una vitina svasata da 6, una rondella spezzata e un autobloccante. Da una prova che ho fatto il freno mi veniva un pochino troppo alto e io voglio utilizzare poi una spugna da 3 e comunque veniva un pochino alto, quindi ci aggiungo queste piccole rondelline, quelle più piccole perché quelle diciamo un po' più grandi vanno a toccare poi sulla fibra anti-aggancio, e ne aggiungo 2 per lato perché uno spessore da 1,5 sarebbe troppo alto, invece con queste dovrebbe venire bene. Quindi mettiamo i dadi autobloccanti. Questi che ho utilizzato sono viti da 20. Porge solamente un pochino di vite e ci metto un gommino. Poi qua dietro ci metto 2 viti sempre svasate da 30, una rondella tagliata e un dadino. Per le 2 fibre laterali invece ci mettiamo 2 viti da 25. Inizialmente pensavo di metterlo sopra, però ho deciso di metterlo sotto, quindi vado a svasare questi 3 fori. Ho sbagliato, dovevo svasare anche questo di foro. Questo strumentino per abilitare i dadi lo trovate su internet, costa abbastanza poco. Io l'ho preso su AliExpress per meno di 5 euro. Allora, sono in realtà un po' indeciso se mettere solo queste 2 viti, che lo tengono già abbastanza fermo, o aggiungere anche la terza. Per adesso aggiungerò anche la terza, poi magari cambio idea. Allora, per adesso ho deciso di mettere questi mass dumper, quindi questi mi sembra siano 4,2 grammi davanti. Questi sono nello stesso set al centro, che sono da 3 qualcosa, 3,7 forse, 3 qualcosa. E questi un pochino più sottili dietro, perché avevo paura magari poi interferisca con questa fibra, o comunque per ora ho solo questi. Quindi per ora tengo questi. Poi vado a mettere le palline per bloccare i dumper. Non mi piace usare tanto questo, che è quello apposta per mettere queste palline, perché a volte stringo troppo e poi, non so se si vede qua,
insomma uno rischia di sfondare la pallina, quindi preferisco sentire con le dita quando inizia a fare molta forza. Non ho tutte palline grigio scuro, però diciamo questa rossa ci sta abbastanza bene con gli stabilizzatori russi. Poi se trovo diciamo tutto sul grigio penso lo cambierò. Come ultima cosa manca le ruote. Come ruote ho scelto di utilizzare queste ruote molto piccole da 24 e in carbonio con gomma low friction. Questo perché così tengono il baricentro basso e dovrebbero anche rimbalzare poco. E quindi questo è il setup che ho scelto per la mia prima Bimax e oltre che il mio primo telaio FMA. Vedremo un po' come va. Per finire dovrei mettere la carrozzeria, però in realtà con tutti questi mass dumper la carrozzeria non può entrare. Poi magari farò un aggiornamento su come adattare la carrozzeria per questo telaio, oppure magari cambio proprio carrozzeria. Vi terrò aggiornati su come va in pista. Per questo video è tutto, grazie per essere stati con me, ci vediamo a un prossimo video. Ciao!